Buon Halloween! Un video su questa festa mi sembra d'obbligo, in particolare per capire se gli italiani festeggiano Halloween, visto che non è tecnicamente una festa italiana. La mia risposta personale a questa domanda sarebbe ni, sì e no. Vediamo perché. Iniziamo con una piccola presentazione di questa festa. Halloween nasce in Irlanda circa 2000 anni fa. Questa festa si origina da una celebrazione della fine della stagione dei raccolti e una celebrazione del ritorno degli avi, gli antichi che ritornano sulla terra. Quindi una festa, una celebrazione per la fine della raccolta e accogliere gli avi, gli antichi, gli spiriti. La parola Halloween, infatti, viene dalla espressione All Hallows Eve, che significa la vigilia della festa di tutti i santi. Eve è la vigilia in italiano e All Hallows nel senso di tutti i santi. Questa festa poi è emigrata negli Stati Uniti. Quando gli Stati Uniti hanno iniziato ad essere colonizzati, i colonizzatori hanno portato con sé le tradizioni e le feste dei loro paesi, tra cui Halloween. Piano piano con gli anni questa festa si è sviluppata, ovviamente si è sviluppata ulteriormente, fino a diventare una celebrazione con balli e danze e canti e piccoli scherzi più o meno innocui, nel senso che potevano essere non molto carini, non molto innocenti, potevano anche essere degli scherzi molto cattivi. Con gli anni però questi scherzi hanno iniziato a prendere la forma del dolcetto o scherzetto, quindi se non veniva offerto un dolce veniva fatto uno scherzo. In questo modo è diventato molto più innocente, molto più adatto a dei bambini. Anche se quindi la festa di Halloween non è una festa italiana, non è nata in Italia, ci sono delle prove, ci sono delle testimonianze di questo tipo di celebrazione che risalgono a tantissimi anni fa, specialmente per quanto riguarda le regioni del sud. Quindi nel sud Italia c'erano già delle celebrazioni di questo tipo da tantissimi anni fa, in particolare, come abbiamo già menzionato, danze, balli, canti e questi piccoli scherzetti. Ma non solo. C'erano già celebrazioni del falò, quindi quel fuoco intorno a cui le persone stanno e ballano, cantano o festeggiano, è il falò, e anche l'intagliare le zucche. Intagliare le zucche, quindi dare una forma a queste zucche, per esempio la forma di un teschio, di una faccia, di uno spirito magari. E una curiosità su questo fatto è che originariamente non venivano intagliate le zucche ma le rape. Poi quando questa celebrazione si è trasferita negli Stati Uniti è iniziata la tradizione dell'intagliare le zucche, semplicemente penso perché erano più facili da trovare, più comuni rispetto alle rape, però originariamente erano le rape. Quindi ritorniamo alla nostra domanda iniziale: gli italiani festeggiano Halloween? Io ho risposto ni, perché se guardiamo oggi come viene celebrato, come viene festeggiato, direi che i bambini lo festeggiano, sì, è molto comune organizzare delle feste per i bambini o anche gli adolescenti dove loro possono mascherarsi, possono indossare dei costumi e possono festeggiare e mangiare tanti dolci. Queste feste possono essere delle feste private nelle case o nelle comunità come le scuole, gli oratori, ma anche feste un po' più pubbliche, per esempio nei parchi divertimenti o alle giostre, dove è molto tipico avere delle feste a tema di Halloween, e ci sono tantissimi dolci che possono essere mangiati, come
anche le mele caramellate per esempio, anche se non sono così comuni da trovare, e ci sono delle giostre, delle attrazioni a tema come la casa stregata, la casa dei fantasmi, eccetera. Il falò, come abbiamo detto, è molto comune, anche nella mia regione al nord facciamo il falò, è molto comune, non solo legato alla festa di Halloween, ma in questo periodo in generale è comune festeggiare, fare la festa del falò. Per quanto riguarda dolcetto o scherzetto, personalmente, se io penso alla mia infanzia, non l'ho mai fatto, non sono mai andata di casa in casa a suonare il campanello e a dire dolcetto o scherzetto, quindi non saprei se altri bambini lo fanno, se oggi è un po' più diffuso o se in altre regioni è più diffuso, quindi non saprei. E lo stesso vale per intagliare le zucche. Io non ho mai intagliato una zucca in Italia, non ho mai fatto questo tipo di attività, però non è detto che in altre regioni, in altre zone non si faccia, quindi non saprei. O magari lo fanno in feste pubbliche, viene organizzato per i bambini, soprattutto, può essere. Per questo io ho detto sì e no, si festeggia sì e no, perché vengono organizzate delle feste, sicuramente delle attività, però forse più perché è una festa così famosa, una festa quasi internazionale. Se io fossi un bambino e vedessi in TV, nei film questa festa, ovviamente vorrei festeggiare anch'io, è normale, sembra molto divertente. Per questo penso che sia un po' più diffuso celebrare Halloween anche in Italia, però non così tanto, non è così elaborato, non è così importante. Anche perché noi abbiamo un'altra festa molto importante per noi, che per certi versi è simile, Carnevale. Quindi forse non abbiamo così bisogno di festeggiare Halloween. Ciò che invece è una vera festa per noi è il 1° novembre. Il 1° novembre è la festa di tutti i santi, la festa di ogni santi, e per noi è in Italia è una vera festa. Bene, spero di aver risposto a questa domanda e spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Una piccola novità che volevo menzionare: ho iniziato un piccolo podcast chiamato Stories in Slow Italian, dove parlo un po' del più e del meno di vari argomenti, alcuni un po' più noiosi, alcuni un po' più interessanti. Ho anche fatto un episodio su Halloween con più o meno le stesse informazioni, ma anche altre parole. Se vi interessa, se vi va, dategli un'occhiata, o meglio un'ascoltata. Potete trovare il link nella descrizione di questo video. Grazie per aver guardato questo video e alla prossima. Ciao!